Ciao lettrici e lettori, oggi vi voglio portare sul canale, a proposito, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale YouTube. Comunque oggi vi voglio portare sul canale la recensione di una graphic novel che è una delle uscite di maggio. In realtà io vi ho anticipato già questa uscita nei video in cui parlo appunto delle uscite future, ma non quelle di maggio, perché questa è una delle uscite che sarebbe dovuto uscire. Questa è una delle uscite che sarebbe dovuto uscire comunque. Questo è uno dei volumi che sarebbe dovuto uscire durante questo periodo di quarantena. Quindi ovviamente dato il fatto che le librerie sono chiuse, la Mondadori ha deciso di posticipare la data e finalmente abbiamo una data certa definitiva che è il 12 maggio. Quindi proprio per Mondadori, in particolare per Oscar Inc., uscirà questo volume che si chiama Heartstopper, di cui adesso io vi mostro la cover, forse. Eccola qui, questa è la cover del volume, questa al centro in rosa è il dorso e questo è il retro. Volume che io grazie alla Mondadori sono riuscita a leggere in anteprima, perché ho fatto da beta reader. E quindi ve ne parlo ancora prima dell'uscita, proprio un po' per mettervi l'hype dell'uscita e un po' almeno potete capire se è un'uscita che può fare per voi oppure no. Come dicevamo è un volume che uscirà per la serie Oscar Inc., che è appunto una serie Mondadori su cui escono graphic novel, e uscirà con 288 pagine al costo di 17 euro. La cover è colorata, all'interno la graphic novel è in bianco e nero. È il primo volume, l'autrice si chiama Alice Oseman, che ha fatto sia disegni che storia. In realtà questo nasce come un webcomic, quindi lo trovate anche per esempio su portali tipo Tapas, dove appunto si possono leggere webcomic, ma ha avuto un successo tale che appunto alla fine è stato editato e in Italia finalmente arriva appunto per la Mondadori. È un fumetto che all'estero ha avuto un successo straordinario, ha avuto ottime recensioni, e quindi si spera insomma che abbia un successo anche a casa nostra, come dire. Innanzitutto di cosa parla la serie? Io vi mostro anche qualche immagine per capire com'è lo stile grafico della graphic novel. La serie è una romance, è una storia d'amore molto classica, molto semplice, però al contempo molto delicata, che parla appunto di questo giovane ragazzo che si chiama Charlie, che è questo ragazzo che vediamo qui, che si innamora di un suo compagno di classe, all'inizio pensando però che lui sia etero. Quindi è una semplice storia d'amore quotidiana. La bellezza della storia è proprio nel modo in cui viene raccontata, perché viene raccontata in maniera molto delicata, proprio le vignette, come potete vedere, sono molto grandi, molto semplici. All'inizio proprio della storia l'autrice si vede insomma che ancora in maniera molto ingenua disegna appunto in questo modo un po' quasi naif, mano a mano sicuramente nel disegno migliorerà durante la storia, però proprio questo suo modo di disegnare molto naif, molto semplice, accompagna questa storia molto delicata. Quindi proprio tutta la storia in sé è caratterizzata proprio da questa delicatezza, che è poi quella che troviamo nel personaggio principale, che è quello di Charlie. Charlie è infatti questo ragazzo molto giovane, che la sua caratteristica principale è essere molto delicato, quasi anche gli altri quasi si sorprendano, insomma, che si potrebbe fare male anche giocando a rugby, insomma, proprio perché la sua caratteristica è proprio questa delicatezza anche nei modi, nel suo carattere, verso il mondo e verso gli altri. E la storia ricalca proprio la delicatezza, il modo di essere del protagonista. Quindi questo ci fa capire un po' perché la storia ha avuto successo, malgrado sia una storia molto semplice, proprio perché un po' nel mondo c'è bisogno un po' di questa delicatezza, di questo amare in punta di piedi, diciamo, che incarna perfettamente il personaggio di Charlie. Charlie poi si innamora di un suo compagno di classe, abbiamo detto, che è questo Nick, eccolo qui. Nick, che ha la caratteristica principale di essere una persona da buoni principi. Tutta questa storia
vista attraverso lenti molto attraverso le lenti dei due protagonisti, che sono due persone molto positive, molto buone, contrapposti poi magari con gli altri personaggi intorno che invece insomma fanno insomma brutta figura dal punto di vista umano, proprio perché hanno vicino questi due personaggi che rappresentano proprio la bontà dei sentimenti e delle emozioni umane. Nick, l'altro protagonista della storia, è più grande di Charlie, è più maturo di Charlie e apparentemente anche più sicuro di sé, più sicuro di quello che vuole dalla vita. Poi nel volume si verrà mano a mano a scoprire che invece Nick ancora non ha capito cosa vuole, e è una storia, per come è raccontata, anche come sono strutturate le vignette, come potete vedere, molto molto rapida da leggere. Alla fine sono 280 pagine praticamente di fumetto, ma si leggono con 40 minuti e poco più, proprio perché è una storia molto semplice. Però sicuramente è una storia che emotivamente ti cattura, che ti rimane impressa. Dal punto di vista grafico sicuramente è molto lontana dai miei gusti, proprio perché si vede che è una storia disegnata con molta ingenuità, sia dal punto di vista appunto proprio dei disegni che dello storytelling, però malgrado insomma sia così lontana dai miei gusti, io devo dire che a me per esempio è piaciuta anche da quel punto di vista a un certo punto, perché mi sono resa conto nel leggere la storia che era perfettamente in linea con la storia raccontata, con la storia che ci veniva narrata, quindi è la giusta accoppiata di segni storia. Poi c'è da dire poi che la cover è molto bella, è molto evocativa di quello che c'è all'interno. È una storia che vi consiglio, sicuramente sì, soprattutto se non siete come me amanti della tecnica nei disegni, ma vi lasciate trasportare dalle storie, sì, se siete alla ricerca di qualcosa di emozionante ma leggero, e se vi piacciono le storie d'amore, ovviamente, assolutamente sì. Io, ripeto, ho letto la versione digitale proprio perché la Mondadori, anzi che ringrazio, mi ha permesso di fare da beta reader a questa storia, quindi non so dirvi come sarà il volume. In linea di massima posso dirvi che i volumi Oscar Inc sono tutti insomma più che dignitosi e anche molto belli. Per quello che abbiamo visto per ora, sia della cover che degli interni, devo dire che c'è molta cura del progetto, quindi io sono abbastanza sicura nel dire che insomma sarà bella anche l'edizione cartacea, che vi ricordo uscirà il 12 maggio. Ora fatemi sapere voi se questa è una storia che vi possa interessare, se magari qualcuno l'ha già letta appunto tramite magari Tapas o comunque in inglese, e insomma fatemi sapere se l'avete letta, che cosa ne pensate. Ovviamente siamo poi tutti in attesa dell'uscita del volume il 12 maggio, ma insomma siamo agli sgoccioli. Nel momento che uscirà questo video mancheranno pochi giorni all'uscita, e comunque ricordiamoci che le librerie finalmente sono aperte, per chi ce l'ha vicino casa. Io purtroppo ahimè no, ma per chi può usufruirne ricordatevi di fare un bel giro in libreria e andare a prendere qualche libro, anche per sostenere la filiera editoriale, insomma, in questo momento hanno sofferto tutti, e ovviamente anche l'editoria ne ha sofferto parecchio. Questo è quanto, questa è tutta la mia recensione di Heartstopper. Appunto fatemi sapere se lo avete letto, se lo leggerete, se vi interessa o meno, e quindi fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciatemi un commentino sotto al video, ricordatevi di iscrivervi al canale YouTube. Noi ci vediamo al prossimo video con altre recensioni. Intanto io auguro buona lettura a voi, buona lettura a me, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!